Questa puntata racconterà di un giocatore con il numero 8, la prossima di un giocatore con il 24 e la terza di un uomo. Ma tutte e tre racconteranno la stessa storia. Una storia inimitabile, una storia finita troppo presto. Un piccolo omaggio da lasciare ai posteri per ricambiare quello che la sua storia ha lasciato a tutti noi. In tanti l'hanno raccontata. Io cercherò di farlo andando a fondo a quei momenti che l'hanno resa immortale. Detto questo, cominciamo. In questo caso viene in aiuto la mia collezione, che ha sempre motivi mai casuali sulla scelta delle maglie. Kobe Bean Bryant non poteva esserne parte con una soltanto, perché di motivi me ne ha regalati davvero tanti. In realtà le parole esatte furono: Do you remember what you told me one day in the forum when I first met you? You said you were going to be the finish it for me. What, the greatest player of all time? Yes. You remember you told me that? No, but that sounds something. No, that you sounds said like it. something that I would say. Questo era il primo Kobe, con una spinta che faceva prevalere la voglia di rivincita contro un mondo che, per come era cresciuto, lo aveva sempre sottovalutato o emarginato. In quel momento solo lui aveva la piena consapevolezza del suo valore. La rappresentazione perfetta di quel ragazzo con il numero 8 è il rapporto con Shaquille O'Neal. Nel suo anno da rookie, Kobe parte dalla panchina, ma nella giocata più importante della stagione il coach dà a lui la palla in mano per poter battere i fortissimi Utah Jazz, considerando che O'Neal era fuori per falli. Kobe tira 3 airball di fila, ma Shaq va subito da lui a rincuorarlo, avendo visto che quel ragazzo non si era tirato indietro. Era l'unico dalla sua parte in quel momento. Inizierà ad essere il suo nuovo Big Brother. Per i primi 3 anni non riusciranno mai a raggiungere l'obiettivo prefissatosi insieme, ma nella loro quarta stagione, con l'arrivo di Phil Jackson, porteranno i Lakers alla vittoria e a Shaq l'MVP delle Finals, passando per la giocata forse più iconica della loro storia assieme. In finale di conference contro i Blazers nasce il Kobe to Shaq. Quella palla aveva un filo invisibile che legava le loro due mani. E alla fine di gara 5 delle Finals, chi è il primo che Kobe va ad abbracciare? After the first championship, I'm happy. Matter of fact, in my mind, I'm done. Now I can go do what I want to do. I know I got a guy that's going to be ready. So I admit a lot of times I didn't come into camp ready, because that's just how I got down. Because my thing is, I don't need to get ready for dunking. Right. I don't need to get ready. I don't need to get ready. I'll get ready when I get ready. So because I had you, I was able to just chill out in the summer, do what I Yeah, do. see, that's what pissed me off. That was it right there. That was. Proprio per questo iniziarono i problemi. Kobe cresceva e iniziava a far sentire la sua voce a riguardo. Shaq era infastidito tanto da pensare di andarsene e Phil Jackson, invece di fare da pacere, istigava questa diatriba. Solo con il senno di poi gli si può dar ragione. Da metà di quella stagione, dopo un altro scontro tra i due, Kobe capisce che vogliono la stessa cosa e, incredibilmente in totale serenità, mettono altri 2 titoli di fila in bacheca e sempre con Shaq MVP. Un dettaglio da non sottovalutare. Per Kobe iniziò un periodo difficile con i problemi fuori dal campo e Shaq tirò fuori la polvere che era stata nascosta sotto il tappeto, dichiarando che i Lakers non avevano più bisogno di Bryant. Kobe si segnò queste parole, ma tentò di mettere davanti l'obiettivo ancora una volta. Ci andarono vicino e Shaq, ormai verso Miami, rincarò la dose. I asked you a question about me and Penny. You said that we're essentially the same. I looked at that and I said, no, we're not. Non era più il suo Big Brother. Da quel momento uno dei suoi obiettivi più importanti fu dimostrare una cosa sola. Means as a team, but what about individually for you? Just got one more than Shaq. Anche se sappiamo tutti come finirà tra di loro. Comunque, in quel momento era ancora il numero 8 e il giovane Mamba non aveva ancora cambiato pelle.
c'era solo un'altra persona che credeva in Kobe Bryant oltre a Kobe Bryant: Jerry West, uno dei più grandi giocatori dei Lakers e della storia, uno dei più grandi general manager della storia, colui che indossava la 44, la cui somma delle cifre dava proprio 8, anche se il vero motivo della scelta del numero era la semplice somma delle cifre di un 143, il numero assegnatogli ad un evento dell'Adidas, suo primo sponsor. West racconterà a Magic Johnson di aver assistito al miglior training camp estivo della sua vita, quello in cui giocò il giovane Bryant. Fece di tutto per averlo e la scelta degli Hornets era, in realtà, la scelta dei Lakers. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Ma soprattutto la scelta di Kobe, che non voleva andare da nessuna parte oltre che a Los Angeles. È il più giovane di sempre fino a quel momento ad entrare in NBA e sente appieno la fiducia di West. Infatti, assetato di conoscenza, riempie di domande la leggenda dei Lakers quando lo accompagna agli allenamenti e in tutte le occasioni possibili. È pieno di sé. I suoi primi anni mostra la sua potenza e prepotenza. Ha la necessità spasmodica di mostrare a tutti che diventerà il più forte. E questo è anche il suo unico limite, che in alcuni casi gli farà prendere delle scelte sbagliate. I primi anni servirono a capire quello in cui poteva migliorare. Dopo i disastrosi airball di Salt Lake City, capì che non era la testa il problema, ma la muscolatura ancora acerba che non gli dava abbastanza forza nelle gambe. Poi, l'anno del primo titolo, la serpe letale mise fuori la testa per la prima volta. Non tanto per quella gara 4, in cui Shaq era fuori per falli e Kobe si mise la squadra sulle spalle e vinse da solo la gara, ma perché l'estate precedente aveva incontrato Reggie Miller per delle videoriprese e lo sfidò in 1 contro 1. Non per provare qualcosa, ma con la prospettiva di incontrarlo sul campo in futuro, quindi per conoscere e anticipare le sue mosse. Così accadde. Aveva ancora 21 anni. Ma l'ego da superstar crebbe ancora di più quando, durante le stagioni successive, il gioco passava spesso dalle sue mani, mentre Shaq trovava la forma per i playoff. Oltre agli scontri di personalità con The Diesel, questo atteggiamento non andava giù nemmeno a coach zen Phil Jackson, che, dopo la sconfitta nella loro quarta finale, impose alla società il fatto che, se fosse rimasto Bryant, se ne sarebbe andato lui. Kobe, di conseguenza, cerca casa a Chicago. Vuole e deve essere il protagonista assoluto per diventare quello che ha sempre voluto, il numero 1. Ma a lasciare, in quella stagione, sono sia Shaq che Jackson. E allora Kobe capisce che può diventare il simbolo unico dei Lakers, decidendo di rimanere. La stagione sarà disastrosa. Mancano i playoff dopo anni e, anche se i suoi numeri migliorano, questo non può bastare per dimostrare che poteva vincere anche senza Shaq. Si arriva al 2005-2006 e viene richiamato in panchina proprio Jackson, che torna come se non fosse successo nulla. Kobe asseconda la scelta della società, sapendo di avere come coach un vincente. Stava maturando fuori dal campo ed esplodendo in campo. Perciò una seconda maglia dei Lakers con il numero 8 e il nome Bryant dietro fa parte della mia collezione, oltre a quella gialla. La jersey bianca quell'anno mi ha dato 2 motivi per entrare nel mio armadio. Il primo è il doppio ed incredibile buzzer beater nei playoff contro i Suns, che prima porta all'overtime e poi all'inaspettata vittoria, anche se illude i Lakers che usciranno sconfitti da quella serie. Il secondo e più grande motivo accadde in gennaio, un mese che tornerà purtroppo a far parlare di sé nella storia di Kobe. Comunque, quel gennaio 2006, dopo le prime 7 partite sopra i 40 punti, si arriva al giorno 22 con l'8ª. Giorno in cui viene semplicemente scritta la storia. Kobe avrebbe chiuso sotto solamente ai 100 punti di Wilt. Kobe Bryant 28 su 46 dal campo e con questo 18 su 20 ai libero, 81 punti. Signore e signori, avete assistito alla seconda miglior prestazione offensiva della storia NBA. Questo è il mio mestiere, è quello che so fare e mi piace farlo. È il mio lavoro e come professionista devo imparare tutto ciò che c'è da sapere sul gioco del basket. Ci penso parecchio e passo molto tempo a cercare di diventare il più forte possibile per aiutare la mia squadra a vincere le partite. È questo che faccio. C'è poco da aggiungere, solo una piccola correzione.
Non è esatto affermare che quel signore con la maglia gialla o bianca, con la scritta Lakers davanti e un 8 dietro, era in piena maturazione. Lui avrebbe usato il termine evoluzione, ma in fondo stiamo parlando del Black Mamba, quindi si può affermare che stava preparando la sua definitiva mutazione.